Benvenuti amici di Red Black Insights all'interno di quello che possiamo definire un vero e proprio viaggio all'interno della fortezza di San Siro. Quello che stiamo per analizzare, infatti, non è semplicemente il progetto di uno stadio, ma una vera e propria opera di ingegneria societaria. Ho sezionato quelli che sono i documenti ufficiali per mostrarvi quella che è l'anatomia di una vera e propria joint venture blindata e che è stata costruita per legare Milan e Inter per un secolo intero. Ma come funziona esattamente questa alleanza tra storici rivali? Scopriamolo insieme. Per capirlo dobbiamo guardare sotto il cofano, ossia alla catena di comando che orchestra tutto. L'intera operazione è gestita attraverso una serie di veicoli societari di diritto italiano che scendono a cascata. Al vertice abbiamo le proprietà, Redbird per il Milan e Oaktree per l'Inter. Scendendo a livello 2 troviamo i veicoli di controllo diretti, Red Stadco e Blue Co. Il punto cruciale è che mentre le proprietà in cima possono cambiare, i fondi infatti possono vendere i club, la struttura sottostante è progettata per rimanere immobile. Chiunque compri i club eredita questo sistema. Tutto confluisce nel livello 3, ossia la cassaforte del progetto. Parlo di NSM Holding, partecipata esattamente al 50% dalle due parti. Questa holding controlla al 100% l'ultimo anello della catena, lo stadio San Siro SpA, il livello operativo che possiede materialmente l'area e lo stadio San Siro acquistato da entrambi i club. Questa divisione non è casuale, ma risponde a una logica precisa che separa la mente dal braccio. Da una parte infatti abbiamo NSM Holding, il cervello strategico. È qui che si definiscono le linee guida ed è sempre qui che si esercita il controllo politico e decisionale. Dall'altra parte poi abbiamo il braccio operativo, cioè Stadio San Siro SpA. Questa è la società che ha acquistato i terreni dal comune e che avrà il compito pratico di costruire, gestire e valorizzare il complesso immobiliare. Se la holding quindi è la cassaforte, la operativa possiamo definirla il cantiere. La solidità di questa struttura non è data solo dalla gerarchia, ma dal tempo. Non stiamo parlando di una operazione speculativa mordi e fuggi. Le recenti modifiche statutarie, infatti, hanno esteso la durata di entrambe le società fino al 31 dicembre 2125. Avete capito bene, un orizzonte di oltre 100 anni. Questa scelta serve ad allineare la vita delle società alla vita utile dello stadio e ai finanziamenti a lungo termine. Inoltre, per i primi 15 anni dall'acquisto vige un lock-up ferreo. Cosa vuol dire questo? È vietato trasferire le quote. Parliamo di un vincolo che è stato imposto dal Comune di Milano per assicurarsi che i partner che iniziano oggi l'opera siano gli stessi che la porteranno a termine, garantendo stabilità nelle fasi più delicate. In buona sostanza saranno sempre Milan e Inter che porteranno avanti il cantiere, anche se a monte dovessero cambiare le proprietà, quindi Redbird e Oaktree. Ecco, ma come si prendono le decisioni in un matrimonio, chiamiamolo così, dove i coniugi possiedono esattamente il 50% ciascuno? La risposta sta in una governance speculare e paritetica. Immaginate una tavola rotonda. Il consiglio di amministrazione è composto da 6 membri, divisi equamente. 3 consiglieri di categoria A, nominati dall'Inter, e 3 di categoria B, nominati dal Milan. Per evitare che una parte prenda il sopravvento è stato introdotto un meccanismo di rotazione delle cariche. In pratica, se quest'anno il presidente è dell'Inter, il vicepresidente sarà del Milan e l'anno prossimo si invertiranno i ruoli. Questo schema è replicato identicamente sia nella holding che nella società operativa, proprio per evitare conflitti di indirizzo tra mente e braccio. Tuttavia, la vera garanzia di equilibrio non è solo nel numero delle sedie, ma nel peso dei voti. Il cuore del controllo risiede nelle cosiddette materie riservate. Lo statuto ne elenca ben 29 di decisioni strategiche, dall'approvazione del budget alla nomina dei manager fino alle modifiche del progetto, che non possono essere prese a maggioranza semplice. Per queste decisioni, infatti, serve il voto favorevole di almeno un consigliere A e un consigliere B. Significa, in buona sostanza, che esiste un diritto di veto incrociato. Nessuno può muovere un dito su questioni vitali senza il consenso esplicito dell'altro.
È un sistema a doppia chiave di sicurezza. A proteggere questa fortezza non ci sono solo regole interne, ma anche mura finanziarie esterne. La stabilità della joint venture, infatti, è garantita da un sistema di pegni a cascata che blinda l'intera filiera a favore delle banche. Le azioni della società operativa sono date in pegno a un pool di finanziatori di primo livello come Goldman Sachs e JP Morgan. Ma non basta. Risalendo la corrente, anche le quote della holding sono gravate da pegno. Questo significa che anche se i soci volessero vendere, non potrebbero farlo senza il nulla osta delle banche, che detengono di fatto le chiavi della cassaforte. Ovviamente una struttura così rigida deve anche essere capace di respirare finanziariamente per sostenere i costi di costruzione. Per questo gli statuti sono stati aggiornati di recente con un arsenale finanziario moderno. È stata introdotta la possibilità di emettere strumenti speciali come warrants e obbligazioni convertibili, ideali per attrarre investitori terzi che cercano un rendimento futuro senza diluire subito il controllo dei club. Inoltre i soci possono iniettare liquidità rapidamente tramite finanziamenti soci e versamenti a fondo perduto, ottimizzando il carico fiscale e coprendo i costi iniziali senza dover passare per complessi aumenti di capitale. Tutto questo capitale serve proprio a realizzare un progetto molto preciso. Dimenticate le vecchie definizioni generiche, il nuovo oggetto sociale è stato ripulito e focalizzato. Siamo passati da un elenco che includeva genericamente palestre e centri estetici a una mappa strategica chiara: sviluppo immobiliare, impianti sportivi, gallerie commerciali, musei e hotellerie. È stato anche introdotto il concetto di usi accessori che conferma la volontà di sviluppare l'area per lotti funzionali distinti, massimizzando quello che è il valore di ogni metro quadrato attorno allo stadio. Ma torniamo a una domanda fondamentale. Un club può uscire dal progetto se le cose vanno male o se cambia la proprietà? Tecnicamente sì, ma il percorso è un vero e proprio labirinto attentamente progettato. Come ho detto, per i primi 15 anni c'è un blocco totale. Superato questo periodo, se un socio vuole vendere, scatta il diritto di prima offerta, cioè deve prima offrire le quote all'altro socio. Se l'altro socio rifiuta, la vendita a terzi è possibile solo se il nuovo acquirente è un soggetto autorizzato, ovvero se rispetta requisiti di onorabilità e solidità finanziaria talmente stringenti da rassicurare sia il comune che le banche. E se nonostante tutto dovessero sorgere liti insanabili tra Milan e Inter, è un'altra domanda che potrebbero porsi molti tifosi, non si andrà davanti ad un giudice italiano in questo caso. Lo statuto infatti prevede una clausola arbitrale specifica. Tutte le controversie saranno gestite dalla Camera di Commercio internazionale. L'arbitrato si terrà a Milano, ma in lingua inglese, con una procedura accelerata e riservata. Una scelta che serve a proteggere il progetto dal clamore mediatico, garantendo anche tempi rapidi, essenziali quando si deve costruire, e rassicurare gli investitori internazionali abituati a standard globali. Guardando l'intera struttura dall'alto, dai capitali americani fino al cantiere, appare chiaro quello che è il disegno complessivo. La paritarietà è garantita a ogni snodo cruciale. Questa non è una semplice joint venture, è un'architettura progettata olisticamente per uno scopo preciso: la stabilità totale. Governance a prova di stallo, controllo a doppia mandata, impegno finanziario ineludibile e giustizia privata. In sintesi, l'operazione stadio è stata resa indipendente dalle vicende proprietarie del club. I proprietari possono anche cambiare, ma la fortezza San Siro resta. Un paradigma di come due rivali storici possano costruire un'alleanza blindata per regalare, si spera, a Milano un'infrastruttura strategica.